Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho deciso di inserire all'interno del mio canale YouTube anche delle brevi guide o brevi tutorial su come andare a impostare dei menu particolari del Dasaita PX6. Siccome siete molti a chiedermi svariate informazioni, spero di fare cosa gradita e andare a snocciolare il menu del Dasaita su varie parti, quindi andare a vedere come sincronizzare l'orario tra il tablet e l'autovettura, andare a vedere come attivare in maniera automatica il menu che quando inseriamo una pendrive con all'interno i nostri brani preferiti in MP3 parte in automatico, oppure come andare ad attivare la funzione per vedere i video durante la guida. So che non si potrebbe fare, ma chiaramente confido nella vostra responsabilità e buonsenso, ragazzi. Quindi andremo a vedere tutti questi menu particolari presenti all'interno del Dasaita PX6. Poi ragazzi, per maggiori informazioni potete lasciare un commento sotto al video o in alternativa visitare la mia pagina Facebook @FancaSky o il canale Instagram sempre FancaSky, dove troverete milioni di informazioni riguardanti questo tablet, test, prove che ho effettuato, l'installazione di una ROM mod di Al9K che attualmente ancora sto utilizzando, spettacolare, l'installazione successivamente di un modulo DAB con attacco USB, quindi come si attacca fisicamente, come si installa fisicamente un modulo DAB per ascoltare la radio in digitale, l'applicazione che dobbiamo utilizzare per vedere i loghi all'interno del canale, insomma tantissime cose, come installare un subwoofer attivo sotto il sedile che ho effettuato qualche tempo fa, come si pilota tutto dal DSP, come si attacca proprio fisicamente tramite un adattatore questo subwoofer, quindi tantissime prove, test. Dopo un anno che sto utilizzando questo tablet della Dasaita, dopo le ripetute violenze proprio fisiche che ho fatto a questo povero tablet, è ancora qui perfettamente funzionante e devo dire che mi ha dato tantissime soddisfazioni, ragazzi. Nulla a che vedere con il vecchio Connect che avevo installato sul mio Qashqai. In più troverete il gruppo di acquisto con il venditore di AliExpress MTK Navi GPS che ho istituito ormai un anno fa, dove potrete acquistare un Dasaita Max 10 HD, quindi con CarPlay integrato, una risoluzione dello schermo molto buona, 1280x720, quindi il top di gamma completo di modulo DAB, gli adattatori SMA001 per recuperare le antenne presenti sul vostro Qashqai, quindi GPS e DAB, un pacchetto completo di tutto quello che serve da installare sulla nostra Qashqai ad un prezzo molto concorrenziale. Dal 1 luglio purtroppo dobbiamo versare l'IVA, AliExpress dovrà versare l'IVA presso il paese di provenienza, quindi in questo caso l'Italia, e il prezzo è lievitato. Però, secondo il mio modesto parere, è molto più conveniente acquistare questo pacchetto completo di tutto ad un prezzo decisamente inferiore se acquistarlo su altri negozi, piattaforme del genere. Poi vedete voi quello che vi conviene di più. Detto ciò, andiamo a vedere ora come sincronizzare l'orario del Dasaita con l'orario della nostra autovettura. È una richiesta che mi avete fatto in tantissimi e mi sembra giusto e opportuno andare a vedere come effettuare la sincronizzazione dell'orario. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare sul menu dell'autovettura e andare su impostazioni, quindi scorriamo con la freccia qui il joystick laterale presente sullo sterzo e andiamo su impostazioni, poi clicchiamo con ok e entriamo all'interno e da qui scendiamo con le freccette e andiamo a cercare orologio, che è la voce che interessa a noi. Clicchiamo su ok e da qui ci dice modifica orologio, impostare l'orologio in navi, quindi da questo menu non si può impostare nulla. Vedete, anche se clicchiamo su ok, otteniamo premuto il pulsante ok,
non ci dà la possibilità di regolare l'ora o la data. Vedete, non succede nulla. Per fare ciò dobbiamo per forza andare a regolare la stessa tramite il nostro tablet. Allora, a questo punto dobbiamo andare su il menu impostazioni del tablet e andare fino alla fine dove c'è questo menu sistema, lingua, ora, backup, aggiornamenti. Clicchiamo qui e in questo menu c'è data e ora. Andiamo a vedere. Allora, io ho già sincronizzato l'orario, la data con il nostro Qaskai. Per fare ciò dovete impostare come ho impostato io: orario, aggiornamento automatico GPS e date ora automatiche fornite dalla rete. Per consentire ciò bisogna avere una connessione dati attiva, quindi o date la connessione al tablet tramite hotspot. Io in questo caso ho dato la connessione, vedete, Franci, col mio telefono, quindi è connesso tramite wifi con il mio telefono, o altrimenti se avete una rete wifi a casa collegate la rete al tablet. E qui abbiamo poi il fuso orario automatico, anche questo va selezionato, e il formato orario 24 ore o 12 ore, e qui abbiamo la possibilità di scegliere il formato della data che verrà poi visualizzato, quindi mese, giorno o anno, o giorno, mese e anno. Ok, e scegliamo quello che vogliamo. Quindi in questo caso io ho scelto giorno, mese ed anno. Se in questo caso non dovesse funzionare, non riuscite a sincronizzare, quindi il tablet avrà un orario e l'autovettura ne avrà un altro, dovete fare questa cosa. Allora, andiamo a disattivare queste due voci, quindi orario, aggiornamento GPS in automatico e fornito dalla rete, e in più andiamo a disattivare il fuso orario in automatico, e prima cosa andiamo a selezionare il fuso orario. Clicchiamo su questo menu e qui, se non è impostato Italia, andiamo chiaramente a impostare Italia, quindi Italia. Ok, torniamo indietro e poi da questa voce qui sopra impostiamo, e se in caso se la data è sbagliata andiamo a impostare la data in maniera manuale, impostiamo la data esatta e diamo su ok. E anche l'ora, se abbiamo il tablet che va un'ora avanti rispetto all'autovettura, possiamo mettere 11 e 19 e diamo ok, e qui imposterà in automatico 11 e 19. Adesso non è il mio caso, perché se io cambio lì, ragazzi, mi cambia anche sul display dell'auto. Vi faccio vedere in diretta. Allora, ok, se io vado a impostare le 12 e 019, vedete qui è impostato 11 0 11 e 19. Se io do ok 12 e 19 mi cambia anche l'orario dell'auto 12 e 19. Vedete, me l'ha preso. È difficile che non vi faccia ciò, però una volta impostato in manuale il tutto, possiamo poi andare a vi faccio vedere, impostiamo una cosa a casaccio, impostiamo il 22, diamo ok e impostiamo un'ora a casaccio. Ok, allora vedete, il tablet è impostato 6:19 e l'auto è impostato 6:19. Poi, una volta che abbiamo impostato in manuale il tutto, andiamo a spuntare queste due voci, come vi ho fatto vedere all'inizio. Una volta che abbiamo la connessione di rete attiva, vedete, ci va a cambiare e ci mette la data in automatico dell'orario attuale, del fuso orario chiaramente che abbiamo inserito, Italia, e ci va a riportare la data al 28 luglio, quindi data odierna di cui sto girando il video. Quindi spuntate queste due voci, vi va a cambiare sia la data che l'orario anche sulla vostra Qaskai.
e ha sincronizzato il tutto. Qui mettiamo fuso orario nuovamente in automatico fornito dalla rete e lasciamo il formato 24 ore e tutto come rimane. Queste sono le 3 voci che dovete attenzionare: orario automatico GPS, data e ora automatiche e il fuso orario, come vi ho fatto vedere, se non riuscite a sincronizzare il tablet con il Qashqai. Stop. Dopodiché deve per forza prenderlo in automatico. Sicuramente parecchi di voi che hanno impostato la data sul tablet non avevano una connessione attiva, quindi la procedura da fare per aggiornare e sincronizzare le due cose è quella che vi ho fatto vedere. Allora, siamo giunti al termine di questa breve guida. Ripeto ancora una volta, da oggi troverete queste brevi guide all'interno del canale, poiché siete molti che mi chiedete queste cose particolari. A me sinceramente, ragazzi, non costa nulla, spero di fare cosa gradita invece per voi. Sicuramente tra il mio Dasaita che è un Max 6 e un Max 10 ci sarà un qualcosa di differente, poiché io utilizzo Android 9 e il Max 10 ha Android 10. Comunque per la maggior parte dei menu cambia qualcosa o magari lo trovate in un'altra posizione, ma alla fine poi il contenuto è lo stesso, ragazzi. Noi, come di consueto, ci vediamo in uno dei prossimi video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto attivate la campanellina in modo che così sarete avvisati quando pubblicherò dei nuovi contenuti o nuovi video. Ciao belli, alla prossima, statemi bene!